Buongiorno a tutti, oggi ho pensato di realizzare un video che tratta uno dei temi più richiesti ehm, per chi si approccia a questa materia. Se una delle prime domande è per quanto riguarda la cottura, posso cuocerlo nel forno di casa? E la risposta è sempre no, perché l'argilla ha necessità di forni particolari. Per quanto riguarda invece la seconda domanda più posta è come e quando colorare l'argilla o la ceramica. Quindi spero di riuscire a un po' fare il punto della situazione e spiegare il tutto in maniera più chiara e sintetica possibile. Allora, per quanto riguarda la colorazione dell'argilla, ci sono delle colorazioni a caldo e delle colorazioni a freddo. Le colorazioni a caldo sono quei tipi di colori che hanno necessità di essere cotti poi nello stesso forno in cui cuociamo la ceramica per potersi fissare. Invece le colorazioni a freddo sono quelle che possiamo fare senza bisogno di ulteriore cottura. Per quanto riguarda le colorazioni a caldo abbiamo diversi tipi di colori. Per semplificare, i più comuni sono ingobbi, smalti, cristalline, sottocristalline e colori a terzo fuoco. Ognuno di questi colori può essere usato in momenti diversi e si ottengono anche dei risultati diversi. Allora, per quanto riguarda gli ingobbi sono dei colori ottenuti dalla barbottina bianca, quindi da un miscuglio di argilla bianca e acqua che crea una sostanza cremosa semiliquida con ossidi e pigmenti. Queste colorazioni possono essere utilizzate sull'argilla cruda, da quando insomma è appena lavorata fino alla durezza cuoio, che è quella durezza in cui l'argilla ha, diciamo per semplificare, quella durezza in cui l'argilla ha lo stesso colore di quando è malleabile, ma non è più malleabile, diventa rigida. Quindi questi colori si possono utilizzare prima della prima cottura e creano un effetto opaco più o meno velato a seconda di quanto sono diluiti, ma anche a seconda di quando li utilizziamo, cioè più l'oggetto è asciutto, quindi più tendente alla durezza cuoio, più diventano coprenti. Se invece li utilizziamo sull'oggetto ancora bagnato, chiaramente si ottiene un effetto più velato. Questi colori sono disponibili sia da preparare, ma sia sono anche disponibili già pronti. Quelli già pronti in commercio, io ad esempio utilizzo a volte quelli della Colorobbia, hanno anche una piccola percentuale di cristallina e quindi possono essere utilizzati anche in seconda cottura su quello che viene definito biscotto. Quindi noi abbiamo il nostro oggetto in argilla che si è asciugato, lo cuociamo, dopodiché ci passiamo l'ingobbio già pronto e lo rimettiamo nel forno per una seconda cottura. E questo metodo dà un effetto ancora più coprente. E quelli invece che facciamo noi, a meno che non ci mettiamo questa piccola percentuale di cristallina, possono essere utilizzati solo sull'oggetto ancora non cotto, quindi sull'argilla cruda. Gli smalti, le sottocristalline e le cristalline sono delle colorazioni che possono essere applicate a pennello, a spruzzo o a immersione e si utilizzano sull'oggetto in biscotto, quindi che è già passato una volta nel forno e hanno bisogno di un'ulteriore cottura. C'è anche chi realizza la cosiddetta monocottura, cioè prende l'argilla cruda, ricopre di cristallina o di smalto e poi la cuoce così. Io questo procedimento non lo consiglio perché diciamo che durante la prima cottura
l'oggetto in argilla perde l'ultima acqua che rimane dopo l'asciugatura, c'è ancora un residuo di umidità che viene rilasciata all'interno del forno. Va da sé che se noi su un oggetto che ancora deve perdere acqua mettiamo invece una sostanza che è tendenzialmente vetrificante, quindi uno smalto, una cristallina, accade che l'acqua, l'umidità non riesce ad uscire del tutto, quindi può accadere che l'oggetto si rompa nel forno o può accadere anche che noi otteniamo un oggetto che è tendenzialmente più fragile di quello che dovrebbe essere, perché all'interno comunque può essere rimasta dell'umidità. Quindi certi lo fanno, io personalmente non lo consiglio questo procedimento. E poi ci sono le colorazioni a terzo fuoco, che vengono realizzate con dei colori specifici su un oggetto già smaltato o cristallinato, comunque vetrificato, e si possono ottenere degli effetti molto belli e dettagliati. Per quanto riguarda invece le colorazioni a freddo, si possono utilizzare sull'oggetto già cotto una volta e possono essere realizzate con acquarelli, con acrilici, e si possono ottenere degli effetti anche molto belli. Ad esempio mi piacerebbe anche fare un video su una patina, diciamo color rame, perché è molto bella, l'effetto è molto bello. E, molte volte mi si chiede se sull'argilla cruda si possono usare acquarelli o acrilici, e anche per questo la risposta è no. Per quanto riguarda gli acquarelli, il colore evapora e praticamente non lascia traccia. L'acrilico è una sostanza comunque chimica, cioè prodotta chimicamente, e quindi sprigiona delle sostanze che non fa neanche tanto bene respirare se poi si è al forno in laboratorio, e comunque la colorazione magari qualcosa rimane, però ecco, non è l'effetto desiderato. Se si vuole sperimentare lo si può fare, però insomma io non lo consiglio, anche per i residui che lascia. Questo proprio in breve, un super bignami della colorazione della ceramica. Spero di riuscire a fare degli altri video in cui magari approfondirò meglio degli argomenti, e spero che sia stato interessante e chiaro.